Non è semplice approcciarsi e comprendere la Borgogna senza aver chiaro in mente il sistema di classificazione e aver anche capito come gestirlo. Intanto siamo in una regione in cui, per motivi non solo di marketing, ma anche culturali, alcuni paesi hanno aggiunto al proprio nome quello dei vigneti leggendari. Basti pensare a Chassagne, che ha aggiunto la desinenza Montrachet al proprio nome, proprio per cercare di far capire l'importanza di questo village, di questo paese. Non è l'unico, Gevrey-Chambertin, appunto il paese si chiama Gevrey, Chambertin era il campo di Bertin, uno dei vigneti più leggendari. Quindi spesso e volentieri si è cercato di mettere il paese sotto il riflettore grazie alla componente vitivinicola, che in questa regione è più forte che in altre. Ma già nel 1200, quindi nel Medioevo, i monaci avevano iniziato a tracciare quelli che erano i percorsi qualitativi. Avevano individuato, intanto se parliamo soprattutto della Côte d'Or, avevano individuato sulla Côte 4 livelli differenti. Un primo livello a valle, che era quello che rappresentava la minor qualità delle uve. Una seconda fascia leggermente più in su, quindi tra la valle e la collina più che il monte, che poteva esprimere una qualità più interessante. Salendo poi andavamo a individuare una qualità maggiore e salendo ancora individuavamo la qualità superiore. La fascia però a ridosso del bosco spesso e volentieri non veniva considerata, quindi nella parte quasi di plateau della collina, tanto le colline in Borgogna non sono estremamente elevate. Dobbiamo però pensare che questo lavoro nel tempo si è radicato sempre di più. Intanto il clima è cambiato, quindi alcuni aspetti di classificazione non sono stati più validi nel tempo. Ma dobbiamo alla fine a Jules Laval, che nel 1855 ha effettivamente intrapreso il percorso di razzolazione, l'aver individuato e capito quelli che erano i vigneti più potenziali e i vigneti con il potenziale più importante. Vigneti anche che erano in grado di essere divisi per particelle, quindi all'interno dello stesso clos potevamo avere dei clima differenti, una sorta di lieu-dit. Ecco, dobbiamo anche tenere presente che fino al 1906 in realtà non esistevano aziende domaine in Borgogna che erano in grado di coltivare la vite e produrre completamente con vigneti di proprietà. Questo era un po' un discorso culturale, ma era anche stato rappresentato dall'esproprio dei vigneti che aveva fatto eco alla Rivoluzione francese. Con l'esproprio dei vigneti e la successiva rivendita o assegnazione, quello che era accaduto è che all'interno di una stessa vigna, anche di pochi ettari, potevamo avere 50-60 proprietari, qualcuno era addirittura proprietario titolare di un singolo filare. In questo modo sono emerse le figure del négociant, quindi dei domaine de négoce, come li chiamano loro, ovvero delle aziende che mettevano insieme gli agricoltori di uno stesso vigneto, di una parte di uno stesso vigneto, che tanto con un singolo filare non sarebbero stati in grado di fare e di produrre abbastanza vino per poterlo commercializzare. Questo è stato un sistema sfruttato ampiamente fino al 1906, quando appunto è comparsa la prima bottiglia di Domaine, di una azienda che era in grado di sviluppare della parte agricola fino appunto al prodotto finito e di commercializzarlo. Da lì abbiamo dovuto aspettare però il lavoro dell'INAO nel 1935, che è andato poi a decretare questo sistema di zonazione e di cru, Premier Cru e Grand Cru, andandolo a mettere appunto a regime legale, facendolo riconoscere non soltanto in tutta la Francia ma in tutto il mondo. Ed è da lì che sono nati le appellation, quelle regionali, le appellation legate al village, poi il Premier Cru e il Grand Cru. Per cercare di semplificare, potremmo dire che il sistema di classificazione in Borgogna prevede che più siamo precisi e specifici, più andiamo ad esaltare la qualità. O meglio, andiamo al contrario per cercare di capire. Se parliamo per esempio di Romanée Conti e possiamo citare un vigneto tipo la Tâche, che è un monopole, quindi è un vigneto completamente di proprietà del domaine,
Ecco, qui siamo già abbastanza nello specifico. La tâche e poi avremo il riferimento a quello che è effettivamente il village, quindi Van Romanet. Poi andremo a vedere nello specifico l'area un po' più allargata, quindi stiamo parlando del Côte de Nuit, che siamo appunto all'interno della Côte d'Or e siamo in Borgogna, quindi vedete che stiamo andando proprio a livelli. Quando parliamo di livelli parliamo di quelle famose anche fasce, la fascia più bassa che è riservata di solito all'appellazione regionale, poi abbiamo l'appellazione village che fa riferimento appunto al comune, che generalmente inizia a essere in collina. E poi abbiamo la fascia dei Premier Cru e dei Grand Cru che rappresenta la collina più alta, ma non il plateau dove appunto andremo ad incontrare poi il bosco ed un microclima un po' differente. Questi sono i vari livelli. Possiamo arrivare però ad essere estremamente specifici. Intanto dobbiamo considerare che l'appellazione regionale ricopre circa il 53% della superficie vitata di Borgogna, quindi è la grande maggioranza. Abbiamo poi circa un 30% invece che riguarda l'appellazione village, quindi quella comunale, che ci sta a indicare effettivamente il paese da cui proviene il vino, da cui provengono le uve. Spesso e volentieri però facciamo confusione, proprio per il fatto che accanto al nome del paese troviamo magari il nome del vigneto, tipo Chassagne-Montrachet, dove appunto il nome del villaggio potrebbe far subito pensare a quel vigneto incredibile per lo Chardonnay. Beh, in etichetta dovremmo trovare invece Montrachet. Addirittura sui Premier Cru e Grand Cru è vietato indicare il vitigno in etichetta, pensate un po'. Ecco, quindi se continuiamo poi a salire, i Premier Cru vengono indicati in etichetta, ma non per forza, si può anche scegliere, qualora l'azienda abbia, il domaine abbia anche un Grand Cru, di non indicare necessariamente il Premier Cru, pur producendo un vino che di fatto è un Premier Cru. Dando poi quindi al Grand Cru stiamo facendo riferimento esclusivamente al vigneto, perché è quello che importa. Poi sappiamo in quale territorio siamo, sappiamo in quale village, sappiamo in quale regione. Quando parliamo di classificazione in Borgogna, però non stiamo parlando soltanto di Pinot Noir e di vino rosso, quindi abbiamo anche la possibilità di andare ad indicare con l'appellazione anche regionale il Borgogna bianco per indicare probabilmente una componente principale di Chardonnay. Abbiamo anche il Borgogna Aligoté che va a indicare quindi che stiamo producendo con gran parte di Aligoté. Quando parliamo di questa appellazione un po' più macro, andiamo anche però a dettagliare lo stile del vino. Potremmo avere un blend di vitigni, Tour le Grains, e questa è un'appellazione che fa riferimento quindi al fatto che possiamo utilizzare qualsiasi tipo di uva prevista all'interno della regione. Oppure potremmo avere anche delle vinificazioni spumantizzate, il cosiddetto Cremant de Bourgogne, che quindi è un metodo classico, o il Mossot, che è una sorta di lambrusco, se lo vogliamo identificare nel mondo italiano, perché è un vino mosso però rosso ed è un vino quasi leggendario in Borgogna perché ad oggi sono pochissimi gli ettari dedicati a questo tipo di appellazione. Possiamo poi trovare delle appellazioni regionali però un po' più specifiche, come quella che fa riferimento alla Haute Côte de Nuit o la Haute Côte de Beaune, per esempio, in cui andiamo quindi a differenziare effettivamente da quale parte arriva il vino e arrivano le uve. Dobbiamo quindi considerare che il mondo Borgogna è un mondo assai complesso da comprendere e a volte fermarsi all'etichetta soltanto con uno sguardo rapido non ci dà tutte le informazioni di cui avremo bisogno. Dobbiamo andare più nel dettaglio. Ricordiamoci che i Grand Cru rappresentano soltanto il 2% della produzione totale della Borgogna, quindi non sono così semplici da incontrare. Mentre per Premier Cru abbiamo in realtà diversi vigneti che sono dedicati e forse a livello di vigneto, essendo comunque delle microparticelle, troviamo tanta vigna perché parliamo di circa 500 microparticelle, quindi sono veramente tante. Non confondiamoci, stiamo effettivamente individuando quella che è l'aspetto di qualità di un vino, ma non necessariamente perché esistono dei Premier Cru che sono addirittura quotati a livello di prezzo ma anche di qualità quanto un Grand Cru. Basti pensare al Clos Saint-Jacques, quindi siamo a Gevrey-Chambertin. Ecco, Clos Saint-Jacques Fourier,
qui tira fuori un vino, un Pinot Noir di un'eleganza assoluta e il mercato gli riconosce comunque anche prezzi estremamente importanti. Non stiamo spendendo quanto i grandi Grand Cru, ma sicuramente abbiamo un posizionamento qualitativo estremamente importante. Il sistema di classificazione in Borgogna, abbiamo detto, è estremamente difficile, articolato ed è molto più facile riuscire a capirlo se abbiamo una bottiglia in mano. Tanto abbiamo detto che ci dividiamo su 4 classificazioni, su 4 fasce. Poi non è esattamente così sempre, però in linea di massima è una regola che possiamo seguire. E abbiamo un primo livello che è quello cosiddetto regionale, dove troviamo di solito i vigneti più a valle ed è una denominazione un po' più ampia, ovviamente. Non andiamo a indicare esattamente il vigneto di provenienza. La bottiglia che abbiamo in mano infatti indica Bourgogne, quindi Borgogna, indica il vitigno, Pinot Noir, quindi siamo davanti a un Borgogna rosso di fatto. Questa qui è l'appellazione quindi regionale, quella un po' più macro per intenderci. Troviamo l'annata, che è 2017, e Domaine de Montille, che è il nome del domaine che è andato a produrre appunto questo Pinot Noir. Troviamo poi il bollino che indica che è stato messo in bottiglia al domaine. Quindi non siamo davanti a un négociant, ma siamo davanti a un'azienda che effettivamente produce, imbottiglia e commercializza e quindi gestisce tutta la fase. Data quella che è di solito l'immediatezza anche della denominazione Borgogna regionale, non troviamo una retroetichetta, ma troviamo direttamente le informazioni a lato. Effettivamente viene ribadito il fatto che il vino è messo in bottiglia direttamente al domaine. Troviamo anche la certificazione del biologico, il volume alcolico ovviamente e anche il contenuto della bottiglia. Questo è un vino che ci deve far pensare comunque a una certa immediatezza, una certa piacevolezza. Ricordo che oltre il 50% dei vini prodotti in Borgogna appunto sono a denominazione regionale. Altra cosa invece è se prendiamo un Grand Cru. Abbiamo la fortuna di avere una bottiglia di Philippe Pacallet, che è uno dei più grandi interpreti della Borgogna in chiave moderna, pur essendo un grandissimo tradizionalista. Ecco, Pacallet troviamo in etichetta l'indicazione del Grand Cru, quindi vediamo Echézeaux, non abbiamo altri riferimenti se non quello, e Grand Cru, quindi ci identifica che siamo al vertice della piramide qualitativa. In questo caso ci dobbiamo aspettare che i vigneti siano con la migliore esposizione, che il vigneto sia effettivamente una particella più piccola, che sia possibilmente una parte di un clos, potrebbe appunto essere un clima specifico. E stiamo parlando spesso e volentieri di vigneti di dimensioni minuscole, 1-2 ettari a volte. Ecco, troviamo poi il nome del domaine, che in questo caso è il nome della persona che effettivamente va a sviluppare questo progetto. Pacallet, come abbiamo detto, è un domaine négociant, quindi è un domaine de négoce, ovvero qualcuno che compra uve e va a creare il suo stile, non possiede direttamente il vigneto e lo capiamo dalle indicazioni dietro, perché effettivamente è stato imbottigliato per Philippe Pacallet. Ecco, in Borgogna questo non compromette la qualità. Forse in Italia potremmo avere quest'idea che se qualcuno non coltiva direttamente la sua uva non ha la possibilità di sviluppare un progetto qualitativo. In Borgogna non è assolutamente così, anche perché data la frammentazione incredibile dei vigneti è difficile poter avere un vigneto di proprietà. In questo modo Pacallet riesce a fare un vino eccezionale, troviamo anche l'annata 2017, utilizzando le uve provenienti da Echézeaux, uno dei Grand Cru storici, uno dei Grand Cru della Côte de Nuits leggendari, altrimenti sarebbe impossibile. Troviamo poi le indicazioni di legge. Non c'è riferimento assolutamente al vitigno, perché quando parliamo di un Grand Cru diamo per scontato che si sappia esattamente il vitigno che è coltivato, allevato all'interno del cru.